Soffri di un dolore pungente fra le scapole? Vediamo insieme nel video quali sono gli esercizi efficaci per alleviarlo. Ciao, sono Danina Anzalone, laureata in scienze motorie e massofisioterapista. Da 25 anni mi occupo di benessere e attraverso questo canale aiuto le persone ad avere uno stile di vita più sano. Il dolore fra le scapole è un dolore molto comune, molto fastidioso, che a volte ci limita in certi movimenti, oppure proprio siccome è come un coltello infilato, no? Sentiamo questa sensazione, a volte diventa proprio talmente fastidioso che ci rende anche nervosi o non riusciamo a trovare la posizione. Quindi poi si crea un circolo vizioso per cui andiamo sempre più in tensione per sopportare il dolore, cioè assumiamo delle posture errate e quindi questo dolore poi ce lo portiamo dietro per tanto tempo. Le cause possono essere diverse, la più comune è quella proprio della sedentarietà, quindi della mancanza di movimento e di attività fisica, in particolare nelle persone che stanno tante ore sedute alla scrivania davanti al PC. Con questo tipo di postura i muscoli che stabilizzano le scapole si indeboliscono, le strutture della colonna vertebrale, non solo del tratto dorsale ma di tutte le vertebre, di tutta la colonna, si irrigidiscono, quindi c'è poca mobilità tra le articolazioni e questo porta all'aumento di questo fastidioso sintomo. Altre cause possono essere legate anche a livello viscerale o a livello emotivo o a tanti altri fattori che puoi valutare insieme al tuo medico se questo dolore poi non passa e si protrae nel tempo. È un dolore localizzato che spesso sentiamo vicino a una scapola piuttosto che l'altra oppure al centro fra le due, ma la causa è da ricercare da un'altra parte, spesso in altre strutture anteriori, proprio nella parte opposta. E il muscolo più coinvolto in questa problematica è il diaframma, il muscolo proprio della respirazione, il più importante, il muscolo della respirazione, che è collocato qui sotto la gabbia toracica, alle coste, ed è come una cupola che si alza e si abbassa quando noi respiriamo. Quando c'è questo dolore, il diaframma è contratto, quindi rimane nella sua forma di tensione. E il diaframma è collegato con dei tiranti proprio alla colonna lombare, quindi nelle vertebre lombari, e quindi coinvolge un po' tutta la struttura di tutta la colonna. E quando è contratto, tutti i movimenti della respirazione della gabbia toracica legati proprio alla colonna vertebrale si alterano. Ora vedremo insieme 3 esercizi per alleviare questo dolore infrascapolare. Sicuramente tratteremo il muscolo trapezio, che è un muscolo importante che attraversa la zona infrascapolare, sia per allentare, quindi con uno stretching per allentare la tensione, ma anche con un automassaggio con una pallina per sciogliere proprio le contratture. Poi successivamente faremo un esercizio per liberare il diaframma e migliorare la nostra respirazione. E per ultimo faremo un esercizio di mobilizzazione e di rinforzo dei muscoli che stabilizzano le scapole. Il primo esercizio è proprio uno stretching del muscolo trapezio. Lavoriamo sul trapezio destro, quindi braccio destro rilassato, braccio sinistro che con la mano afferra la testa e inclina la testa lateralmente verso sinistra. La spalla destra è rilassata, inizio a fare qualche respiro. Quando soffio fuori l'aria, faccio una leggera trazione con la mano verso la spalla sinistra. La mano destra invece si porta indietro in questo modo e continuiamo a respirare tenendo spalla destra bassa e testa inclinata verso sinistra. Inspiro e devo sentire allungare questa parte del trapezio superiore. Poi lentamente ritorno, allento e lascio. 30-40 secondi per ogni lato, destra e sinistra. Dopo aver allungato il nostro muscolo trapezio, in particolare la parte superiore, adesso andremo con una pallina a massaggiare la parte centrale, proprio fra le scapole, la parte intermedia del trapezio e altri muscoli vicini. Possiamo utilizzare una pallina da tennis non troppo dura, meglio da beach tennis, quelle un po' più morbide, oppure addirittura una pallina di spugna, dipende da quanto è rigida la vostra muscolatura.
Quindi fate delle prove, se sentite che quella da tennis è troppo dura, quindi che vi dà dolore, vi dà delle fitte, assolutamente dobbiamo utilizzare una pallina più morbida. Se quella morbida di spugna non la sentite per niente, non vi dà nessun beneficio, allora passiamo a quella un pochino più dura da tennis. Per questi esercizi di automassaggio con le palline ho dedicato un video specifico, vi lascio il link in descrizione. Per massaggiare il nostro trapezio prendiamo la pallina, ci sdraiamo, schiena a terra, quindi in posizione supina, posizioniamo la pallina in questo punto, quindi non sulla scapola, non sulle vertebre, sulla colonna, ma al centro, sul muscolo. Ci appoggiamo sopra e rilassiamo le braccia, palmo in alto, testa rilassata, gambe piegate e cerchiamo di muovere un pochettino il bacino e sistemarci in modo da avere la schiena rilassata. Spalle basse, rilassate. Ovviamente vedete che questa spalla è più sollevata perché c'è lo spessore della pallina e semplicemente da qui, in questa posizione, iniziamo a respirare. Respiro lavorando col diaframma, apro la gabbia toracica, espiro e il diaframma ritorna, la gabbia toracica si stringe. Inspiro, rilasso le spalle, il collo, la testa, il diaframma si abbassa, espiro e il diaframma risale. Spalle rilassate. Da questa posizione posso fare dei piccoli cerchietti con il braccio, così l'automassaggio della pallina piano piano rilassa tutta la muscolatura del nostro trapezio. Lentamente cambio giro. Ci sono altre strutture, non solo il trapezio, ma ci sono anche i muscoli romboidi, una serie di strutture muscolari che hanno bisogno di essere rilassate. Poi i cerchi possono diventare più grandi, da una parte e dall'altra, e posso portare anche il braccio dietro, oltre il capo. Qui facciamo attenzione, se sentiamo dolore ci fermiamo prima, se possiamo andiamo fino ad appoggiare il dorso della mano. Espiro, rilasso e ritorno. Ripeto 4-5 volte per ogni movimento, quindi cerchi, su e giù con il braccio. Posso anche decidere di disegnare delle lettere, dei numeri nell'aria. L'importante è che il braccio si muova, la spalla si muova in modo da creare questo automassaggio sopra la pallina. Continuo ancora a respirare qualche secondo e poi lentamente ruoto, tolgo la pallina e rilasso. Stendo anche le gambe, porto le braccia dietro, mi allungo e sento già un estremo beneficio, perché sento la spalla destra completamente appoggiata e rilassata e la muscolatura già ha trovato beneficio. Questo esercizio ci aiuta a sbloccare e liberare il diaframma per migliorare la nostra respirazione. Dobbiamo metterci semplicemente in piedi con le gambe divaricate come il bacino e piegate leggermente per dare sollievo alla schiena. Poi inclino il busto verso sinistra, il braccio destro, mano alla nuca, braccio in alto, ruoto leggermente in modo da aprire il petto, lo sguardo leggermente in alto e inizio a respirare, sentendo la parte destra della gabbia toracica, del diaframma che si espande. E fuori l'aria e chiude. Devo sentire proprio il movimento. Inspiro, espiro. Mantengo per 3 o 4 respiri e ritorno. E poi ripeto dall'altra parte. Per aumentare un po' la difficoltà, posso inserire un movimento del braccio, delle circonduzioni. Ve lo mostro da questa parte. Scendo a destra, inclino il busto, ginocchia leggermente piegate per scaricare la schiena, braccio in alto, inspiro, apro
Ruoto leggermente, lo sguardo in alto e espiro. Mentre respiro faccio delle circonduzioni della spalla e del braccio, lento, insieme al respiro. Apro, inspiro e ritorno. 4-5 circonduzioni e torno, destra e sinistra. L'esercizio che vediamo adesso serve per rinforzare la muscolatura infrascapolare, quindi quei muscoli che stabilizzano le scapole e migliorano la postura, e anche per creare una buona mobilità della spalla e della scapola. Per svolgerlo ci dobbiamo mettere in quadrupedia, quindi le mani, la larghezza delle spalle e perpendicolari sotto le spalle. Stessa cosa, ginocchia perpendicolari, la larghezza del bacino. Lo sguardo è al pavimento, fra le mani, quindi il collo e la testa sono in linea con la colonna. Respiro dentro l'aria. Quando espiro, porto il braccio in fuori, facendo lavorare la scapola e i muscoli infrascapolari. Quindi non devo compensare con tutto il resto del busto o del bacino, ma devo fare molta attenzione, isolare il movimento, aprire, lavorare sulla spalla, sulla scapola e tornare. Inspiro, espiro. Posso anche alternare destro e sinistro e ripetere per 10 volte. Inspiro, espiro. Il lavoro lo sento in questo punto, fra le scapole. E riposo. In conclusione, questo fastidioso dolore fra le scapole lo possiamo risolvere o sicuramente alleviare, ma dobbiamo avere un po' di pazienza e sicuramente fare questi esercizi o prenderci cura della nostra schiena tutti i giorni. Una cosa importantissima, quando non abbiamo tempo di fare gli esercizi, di stenderci a terra, di prendere proprio del tempo da dedicare, semplicemente possiamo anche solo dedicarci al respiro, mentre guidiamo, mentre siamo nel letto prima di dormire, la mattina quando ci svegliamo, quando siamo sul divano, in qualsiasi momento, anche mentre lavoriamo alla scrivania, possiamo solo concentrare il nostro pensiero, le nostre energie sul respiro e fare dei respiri più ampi. Quindi espandere la gabbia toracica e soffiare fuori l'aria, perché spesso tratteniamo il respiro, siamo in tensione, siamo concentrati a quello che stiamo facendo e ci dimentichiamo proprio di respirare, no? Per fortuna il nostro cervello, il nostro corpo respira lo stesso, ma in minima parte rispetto a quello che potremmo fare, quindi i tessuti non vengono ossigenati bene, la postura si contrae sempre di più e il nostro dolore dietro fra le scapole peggiora. Quindi ogni tanto ricordiamoci di respirare, facciamo questi respiri grandi. Ho dedicato un video specifico proprio sugli esercizi respiratori. Anche di questo video vi lascio il link in descrizione. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per restare aggiornata sui miei contenuti. Scrivimi nei commenti quali altri argomenti vorresti ascoltare. Grazie, ciao!